Quando pensiamo ad Atene, oggi pensiamo subito ad una parola: democrazia. Il luogo dove per la prima volta nella storia i cittadini iniziarono a governarsi da soli. Ma se torniamo indietro di qualche secolo, troviamo una città molto diversa. Una città dove il potere era nelle mani di poche famiglie aristocratiche, dove i contadini potevano persino diventare schiavi per debiti e dove le tensioni sociali rischiavano più volte di far esplodere una guerra civile. Eppure, proprio da questo caos nascerà uno dei sistemi politici più influenti della storia. E la cosa incredibile della storia democratica di Atene è che non inizia con la democrazia. Inizia con una città molto divisa. Benvenuti su Polis, il canale dove raccontiamo la storia del mondo, dall'antichità all'età contemporanea. E oggi continuiamo la nostra serie sulla storia greca. Entriamo nell'Atene dell'età arcaica. All'inizio dell'età arcaica, Atene non era ancora la grande potenza culturale che conosciamo. Il potere era nelle mani di un gruppo ristretto di famiglie aristocratiche, chiamate Eupatridi, cioè quelli di buona nascita. Tradotto in termini moderni, se non nascevi dalla famiglia giusta, la politica la potevi vedere col cannocchiale. Queste famiglie controllavano le principali cariche pubbliche. I magistrati più importanti erano gli arconti, che governavano la città e amministravano la giustizia. Sopra di loro c'era poi un consiglio molto influente, l'Areopago, formato dagli ex arconti. Questo consiglio aveva un enorme peso politico e rappresentava, di fatto, il cuore del potere aristocratico ateniese. In pratica era una specie di club molto esclusivo, le quali decisioni però riguardavano tutta la città. Per molto tempo questo sistema funzionò, ma con l'aumento della popolazione e delle tensioni sociali iniziarono ad emergere problemi sempre più seri. La maggior parte degli ateniesi non apparteneva all'aristocrazia, erano contadini, e vivere nell'Attica non era facile. La terra era dura, il raccolto incerto e bastava un cattivo anno per trovarsi in difficoltà. Quando succedeva, molti contadini erano costretti a chiedere prestiti agli aristocratici. In cui niente di strano. Il problema era la garanzia del prestito. Spesso i contadini mettevano in garanzia la propria terra. Se non riuscivano a restituire il debito, la terra passava al creditore. Ma in alcuni casi la garanzia era ancora più pesante. La garanzia poteva essere la propria libertà. Sì, proprio così. Se non pagavi il debito, potevi diventare schiavo del tuo creditore. Sempre più contadini quindi perdevano la terra, la libertà e a volte persino la propria famiglia. Le tensioni sociali crescevano rapidamente e molti ateniesi temevano che la città potesse precipitare in una guerra civile. A un certo punto gli ateniesi capirono che serviva una soluzione e nel VII secolo a.C. affidarono a un uomo il compito di scrivere le prime leggi della città. Il suo nome era Dracone. Se il nome vi suona minaccioso, non è un caso, perché le sue leggi erano terribilmente severe. Secondo la tradizione, quasi ogni crimine era punito con la morte. Quando qualcuno gli chiese perché avesse previsto la pena capitale anche per i reati minori, la risposta fu più o meno questa: i reati piccoli meritano la morte. E per quelli grandi non esiste una punizione più severa. Diciamo che Dracone non era poi così tanto famoso per la sua moderazione. Ma il punto non era solo la severità. Prima di Dracone, la giustizia d'Atene era in gran parte orale e arbitraria. Gli aristocratici decidevano caso per caso, e questo significava che spesso le leggi cambiavano a seconda di chi eri. Con Dracone, invece, le regole vennero messe per iscritto e rese pubbliche. E questo cambia tutto, perché quando una legge è scritta non può essere piegata così facilmente. Certo, restava un sistema durissimo, ma per la prima volta si faceva un passo verso qualcosa di fondamentale, una giustizia più prevedibile. E in una società piena di tensioni, questo era già un grande cambiamento. Le tensioni però continuavano. La città era ancora divisa tra ricchi e poveri. Così, nel VI secolo a.C., Atene si affidò a un altro riformatore, Solone, e Solone fece qualcosa di rivoluzionario. Abolì la schiavitù per debiti. Molti ateniesi che erano stati ridotti in schiavitù vennero liberati, e quelli che erano stati venduti all'estero furono persino riportati indietro. Questa riforma viene spesso chiamata scuotimento dei pesi, perché eliminava il peso dei debiti che schiacciava i contadini. In pratica Solone stava dicendo: Atene non può funzionare se metà della gente vive in catene. Ma non si fermò qui.
Riorganizzò la società dividendo i contadini in classi basate sulla ricchezza. Chi possedeva di più aveva più potere politico, ma anche chi aveva meno ottenne comunque uno spazio nella vita pubblica. Inoltre aprì la partecipazione ai tribunali, permettendo a più cittadini di prendere parte alla giustizia. Quindi sì, non è ancora una democrazia, ma per la prima volta nella storia di Atene non conta solo il cognome. Contano anche le risorse economiche e soprattutto inizia a contare la comunità nel suo insieme. Le riforme di Solone non risolsero tutto, ma impedirono il collasso della città e soprattutto crearono le basi per quello che verrà dopo. Le riforme di Solone migliorarono la situazione, ma non risolsero tutti i problemi. E a un certo punto sulla scena comparve una figura molto particolare, Pisistrato. Ora, quando noi sentiamo la parola tiranno, ci viene subito in mente un dittatore brutale. Ma nel mondo greco il significato era un bel po' diverso. Significava semplicemente che qualcuno aveva preso il potere per vie non tradizionali. Pisistrato riuscì a conquistare il potere sfruttando proprio le divisioni interne della città. Si presentò come difensore dei più deboli e ottenne il loro sostegno. E qui succede qualcosa di molto interessante, perché non governa distruggendo tutto, ma bensì mantiene molte delle riforme precedenti. Durante la sua tirannide, l'economia si rafforzò, la città si arricchì e vennero promosse anche arti e religione. Furono anche avviati importanti lavori pubblici, che resero Atene più sviluppata e organizzata. Insomma, una di quelle situazioni storiche in cui il tiranno non è proprio il cattivo della storia, almeno non all'inizio. Ma c'è un problema. Un sistema che dipende da una sola persona è sempre fragile. E infatti, dopo la sua morte, il potere passò ai suoi figli, Ippia e Ipparco. All'inizio continuarono a governare senza grandi scossoni, mantenendo l'equilibrio costruito dal padre. Ma tutto cambiò dopo un evento decisivo. Ipparco viene assassinato e da quel momento Ippia reagì irrigidendo il potere. E qui si vede la vera differenza. Il governo diventò sempre più duro, più sospettoso e più autoritario. Le opposizioni vennero represse e il clima politico ad Atene si fece sempre più pesante. Alla fine Ippia venne cacciato dalla città e con lui finì definitivamente l'esperienza della tirannide ad Atene. Ma proprio da questa crisi nascerà qualcosa di completamente nuovo. Alla fine del VI secolo a.C., Atene era ormai molto diversa da quella di qualche generazione prima. Le riforme, i conflitti sociali e persino la parentesi della tirannide avevano trasformato profondamente la città. Il potere degli aristocratici esisteva ancora, ma non era più assoluto. Sempre più cittadini partecipavano alla vita politica e la città si stava lentamente evolvendo verso un sistema completamente nuovo. In altre parole, Atene era diventata una città in movimento, non stabile, non perfetta, ma in continua trasformazione. E proprio mentre il mondo greco stava cambiando, a est esisteva già una potenza enorme. Un impero gigantesco che si estendeva dall'Asia Minore fino alla Mesopotamia. Stiamo parlando dell'impero persiano. Un impero centralizzato, governato da un re, con territori vastissimi e popoli diversi sotto un unico dominio. Un modello completamente diverso rispetto alle polis greche, che erano piccole, indipendenti e spesso in competizione tra loro. Da una parte città libere ma divise, dall'altra parte un impero enorme ma unito. Due modi opposti di organizzare il potere, due visioni diverse del mondo. E presto questi due modelli entreranno in contatto, non in modo pacifico. E quando succederà, cambierà per sempre la storia della Grecia. L'Atene che conosciamo, quella dei filosofi, dei teatri e della democrazia, non nasce all'improvviso. Nasce da secoli di crisi, riforme e conflitti sociali. Ed è proprio da questa città in trasformazione che partirà uno degli scontri più importanti della storia antica, quello tra il mondo greco e il grande impero persiano. Ed è proprio di questo che parleremo nel prossimo episodio.